Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Ragazzi, eccoci qui, di nuovo buongiorno da parte di Enrico Boiani di Radio Rossonera e ben ritrovati su un altro editoriale, un nuovo editoriale al termine di Real Madrid e Milan 1-3. Il Milan espugna il Bernabeu con i gol di Thiago, Morata e Reinders, con un super Rafael Leao, un super Mike Maignan, un grande Yunus Musa e una partita preparata perfettamente da Paolo Fonseca. Vi invito come sempre a mettere like, quindi grazie a tutti coloro che ci supportano, chi mette il tasto mi piace, quindi chi clicca mi piace, chi ci lascia un commento, diteci la vostra sulla partita, chi fa delle donazioni, chi si abbona, insomma ragazzi, veramente di cuore per il supporto di queste ore, di questi giorni. Grazie davvero a tutti. Ci sarebbero tante cose da dire di questa partita e ne diremo, e anche se arriva il Cagliari comunque parleremo di questo Real Milan a lungo nel corso dei prossimi giorni, c'è anche la sosta, quindi avremo modo e tempo di parlare tanto di Real Madrid-Milan. Io vi dico un pochino, siamo ancora subito dopo, lo registro anche se esce poi il mercoledì, lo sto registrando proprio pochi minuti dopo il post partita di Radio Rossonera, che vi invito a recuperare se non avete visto. Io ho pianto molto banalmente, vi racconto questa, ma non perché debba, tra virgolette, elemosinare cose. Ho pianto perché ho rivisto il Milan e sono stato molto molto felice di aver rivisto il Milan. Erano anni che non lo vedevo il Milan, forse gli ultimi, diciamo, gli ultimi rimasugli di Milan li abbiamo visti in quel quarto di finale di Champions col Napoli, nell'anno dello scudetto, però lo spirito Milan era un po' che non lo vedevo e il cuore Milan era un po' che non lo vedevo. E sono stato contento e ho pianto per questo, perché ha funzionato tutto, perché non c'è stata una componente su cui potremmo star qui a ridire in negativo, secondo me. Sì, c'è stato chi ha fatto meglio, chi ha fatto meno bene, chi poteva fare di più, per carità, però non c'è nessuno che andiamo a imputare in negativo in questa partita. Partendo dall'allenatore, a cui vanno fatti i complimenti per il modo che ha trovato per arginare il Real Madrid, per la scelta di Yunus Musa come terzino aggiunto, per la scelta di lasciare magari Rafa Leao un pochino più libero di creare, libero di essere se stesso anche, e quindi Fonseca prepara questa partita alla perfezione, la porta al Bernabeu con coraggio e dà 3 gol ai campioni in carica d'Europa, il Real stellare che mette dentro anche Mbappé, quindi Fonseca è uno dei protagonisti di questo Real Milan, protagonisti assoluti direi per come poi è andata la partita, e quindi quando si fanno le cose bene, quando il Milan vince e compete ad altissimi livelli, io personalmente tolgo il cappello, dico chapeau e sono felice. Quando succedono queste cose, come quando si vince il derby, insomma, quando il Milan va bene io non posso che fare complimenti a chi fa andare bene il Milan. E poi apro parentesi, che non diventi Milan Paris Saint-Germain 2.0 e dopo ci arriviamo magari, e soprattutto che non sia come il derby in una stagione ricca di altalene, ecco, di montagne russe, cioè che non si faccia su giù su giù su giù perché c'è il Cagliari, però dopo ci arriviamo. È stata la partita di Mike Maignan che ci tiene in vita nel primo tempo e ci tiene in vita nel finale, che ha 2 attributi grossi così, oltre che una professionalità, una grinta, una cattiveria, un agonismo che sono sani in una squadra e che fanno bene a una squadra. È stata la partita di Emerson Royal, al netto di quell'errore sul calcio di rigore, perché fa un fallo sciocco, però una partita esemplare di Emerson Royal.
a cui non si può dire niente perché gioca una partita veramente seria, ma la gioca perché è aiutato anche da Yunus Musa, è aiutato dal nuovo assetto. La partita di Malick Thiaw che trova il suo primo gol con la maglia del Milan in una serata pazzesca anche per lui, gestita perfettamente. La partita di Fikayo Tomori che quando è in campo con di fianco giocatori che giocano bene, gioca altrettanto bene se non meglio. La partita di Reinders che trova anche lui un gol pesantissimo che mette in campo finalmente la qualità e soprattutto la personalità che magari in altre occasioni erano mancate. La partita di Fofana che è il giocatore forse più dentro o tra i più dentro a livello mentale insieme a Magnani in questa squadra dall'inizio della stagione, perché ha macinato e ogni prestazione sembra migliore di quella prima. È la partita di Christian Pulisic che fa la solita zampata nel tabellino, la solita prestazione solida comunque presente con quel bel corner e con poi anche la giocata nel gol di Morata. È la partita di Teo Hernandez che torna nel suo stadio e anche lui compatto, preciso, pulito, un paio di galoppate, un paio di tiri, nulla di stratosferico, per carità, però comunque c'è anche Teo Hernandez nella vittoria di ieri sera. È la partita di Alvaro Morata, perché è stato commovente Morata, ma veramente commovente, con tutte quelle rincorse, il venire a giocare a metà campo e il gol che poi ci fa tornare avanti. Davvero una partita proprio matura di Morata, una partita da giocatore che ne ha viste, che ne sa e che ne può raccontare. E dulcis in fundo, dal mio punto di vista, ed è stato anche il momento in cui ho iniziato a piangere, per tornare all'inizio di questo micro editoriale, è stata la partita di Leao. È stata la partita di Leao perché in Champions League, perché era una critica anche questa, contro una grande squadra, perché era una critica anche questa, in uno stadio con tanti tifosi che ti chiudono, perché era una critica anche questa, con Fonseca, perché era una critica anche questa. Quante altre critiche degli ultimi tempi vogliamo metterci? Non lo so, possiamo star qui a tirar fuori 1000, ma mi fermerei. Nonostante tutto quello che ho appena detto, Leao torna a essere decisivo. Partecipa in tutti i gol, è attivo, pimpante. Forse avrebbe potuto addirittura, guardate cosa dico, fare anche qualcosina in più, ma è stata la sua partita, perché quando è un giocatore così è più facile vincere, perché anche Morata ti dice che è il più forte di tutti senza ombra di dubbio. E questo ragazzo, per quanto si deve aiutare, perché aiutati che il Celta aiuta, e sono d'accordissimo, e spesso non lo fa, e quindi si deve aiutare, questo ragazzo va messo nelle condizioni di fare una partita del genere. E in questo ritorno al bravo Fonseca, che riequilibrando tutto in un altro modo è riuscito a dargli meno beghe, tra virgolette, difensive e lasciarlo più libero di attaccare e di andare. Quindi sono molto molto felice per Rafa, perché posso dire non sarà stato il periodo migliore di Leao, anzi forse è stato il periodo tra i peggiori di Leao da quando è al Milan, ma il pantano mediatico che c'è stato nei suoi confronti, Rafael Leao non se lo meritava e io sono contento che abbia risposto con una prova del genere, sono veramente felice per lui. Poi sapete anche quanto sono legato, io non so se sia stato Fonseca a metterlo in panchina 3 volte che l'abbia riacceso, non so se è l'automotivazione del Bernabeu e della Champions League, non so se invece è stato un errore tenerlo fuori perché avrebbe potuto magari risolverci qualche partita in più, io non lo so, però comunque ha funzionato. Adesso mi raccomando, c'è Cagliari-Milan, testa bassa, testa lì, lavorare, vincere, perché sennò davvero è di nuovo tutto inutile, tornare nelle montagne russe, poi prima della sosta, psicodramma e via dicendo. Io vi abbraccio e vi lascio alla parte di Bea, perché è un editoriale doppio. Ciao!
Registro questo editoriale ancora qui dallo stadio Santiago Bernabéu e la serata è stata meravigliosa, una serata da Milan. Questo credo sia il concetto principale, da Milan, il vero Milan. Si è rivisto qui stasera al Bernabéu, una gara preparata molto bene da mister Fonseca, giocata bene dai giocatori che ha schierato in campo. Insomma, una partita così non la vinci con un singolo o con due singoli, la vinci se tutti giocano una grande gara corale, un bel gruppo che si è aiutato tanto, anche se devo dire non ho visto giocatori fare qualcosa che non gli appartiene, ho visto tutti fare qualcosa che gli appartiene, anche Leao. Non abbiamo vinto perché Leao si è sacrificato, abbiamo vinto perché Leao ha fatto Leao e l'ha fatto bene, ha giocato una partita importante che serviva a lui, visto il momento, e serviva al Milan, perché Leao e il Milan sono la stessa, devono avere la stessa strada, gli stessi obiettivi. Quindi questo è stato molto importante per questo ragazzo. Gara sontuosa di Maignan che quando il Milan ha bisogno Maignan c'è, sa che anche nei momenti più complicati della gara, più sofferti, in cui contro il Real Madrid per forza soffri perché ha dei valori tecnici incredibili, però Mike c'era, partita direi perfetta anche della difesa che ha ritrovato sicurezza, grande gara di Malick Thiaw, sulle fasce non ho visto troppe sbavature e comunque il Milan anche quando ha preso gol, il rigore di Vinicius, non si è buttato giù. Spesso siamo stati abituati a gare in cui il Milan dopo aver preso gol si buttava giù, si abbassava la testa, aveva paura. Il Milan questa sera non ha mai avuto paura, nonostante lo stadio, nonostante la squadra che aveva davanti, nonostante il periodo da cui arrivava. E questo è stato importante. Quel coraggio che Mike Maignan alla conferenza della vigilia aveva chiesto, l'abbiamo visto questa sera al Bernabéu. Tra l'altro il Milan va a 6 punti in classifica, in Champions, una classifica che era preoccupante perché il Milan era a 0 punti prima della gara con il Bruges, ed è sorprendente perché ragazzi, cioè chi è che si aspettava di vincere una partita del genere così? Cioè non è che hai vinto 1-0 al 90esimo dopo aver giocato una partita in cui, l'ho sentita tanto in questi giorni, no? Il Milan deve arrivare al Bernabéu a mettere il pullman, ma il Milan non mette il pullman, il Milan non vince con il pullman, non ha mai vinto con il pullman il Milan e penso mai succederà. Il Milan ha vinto qua bene, ha vinto giocando la sua partita, giocando un buon calcio ed è questo che deve fare il Milan. Ovviamente adesso tutti ci chiederemo ma le motivazioni, era il Bernabéu, a Cagliari, è vero, cioè il Bernabéu ti dà delle motivazioni incredibili. Io sono stata qui a Madrid 2 giorni, ho avuto modo di vedere tanto del Real Madrid, il Real Madrid è il calcio, cioè la storia del calcio passa da qui, quindi è normale che un giocatore che gioca qui da avversario dia tutto e anche di più, però deve essere una partita che ci insegna tanto, cioè è ovvio che non puoi giocare tutte le gare come questa sera, però ad esempio lo schieramento in campo è uno schieramento che puoi riproporre, c'era più equilibrio, abbiamo visto Musa come abbia aiutato la squadra e abbia aiutato anche se stesso, perché magari questo ragazzo dopo quasi 2 stagioni che è al Milan, se gli troviamo un ruolo che sia definito può anche crescere in quel ruolo. E la barriera di Musa ha aiutato tanto, poi si sono sacrificati tutti, voglio dire, nessuno escluso, però non è stato un sacrificio che dici mamma mia hanno giocato tutti dietro, grande sacrificio, no, il Milan ha fatto la sua partita, ripeto, non ha messo il famoso pullman e questo ci deve essere di grande aiuto. Le motivazioni non possono essere sempre le stesse, come non sono le stesse nella vita in generale, però spero che la strada sia quella giusta e sia soprattutto seguita. Il Milan è cambiato tanto in questa stagione, siamo a novembre, però è cambiata già tantissimo, quindi voglio dire, deve continuare qui, senza cambiare troppo. Poi è ovvio che vanno fatti degli accorgimenti, eccetera, però il Milan deve continuare su questa strada. Io dal Bernabéu vi saluto, ci vediamo con i prossimi appuntamenti qui su Radio Rossonera. Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta.
L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.